Ciao Acherini e Acherini, come state? Come è andato il vostro Natale? E siete pronti per questo nuovo anno? Domandona. Ciao Meliodas, auguri anche a te. Buon principio d'anno, grazie anche a te. E anche a te. E come vi sentite, no? Con questo fine anno? Avete una buona sensazione per il nuovo anno? Io solitamente sbaglio, quando mi sembra un nuovo anno poi va malissimo e quando invece dico vabbè, come va va, poi non va male, ecco. Forse sarà che mi creo troppe aspettative magari, non lo so. Però insomma, Natale è passato, purtroppo, devo dire purtroppo. Vedremo, del domani non c'è certezza. Hai ragione, infatti non voglio più crearmi aspettative. Ho detto vabbè, come va va, vediamo. Perché alla fine che ne posso sapere come va. Quindi no, però davvero un anno ho detto no, no, quest'anno guarda è l'anno perfetto, è l'anno perfetto, poi boom, tutto il contrario, però va bene. Va bene, servono anche i momenti difficili, ecco. Quindi, insomma. Carine, ho modificato i badge, adesso mi piacciono, sono più simpatici. Carini, ok. No, perché io devo guardare poi. E va bene. E avete ricevuto dei regali belli? O nessun regalo? Io sono sempre dell'idea che magari un anno non si faranno regali, chissà. Però, visto che non è questo l'anno, che regali avete ricevuto? Se li avete ricevuti, chiaramente. Una previsione come il miglior Paolo Fox l'anno del Covid. Esatto, io sono così. Sono il nuovo Paolo Fox perché diciamo non le azzecca. Allora, io non le seguo, non le ho mai seguite in realtà le sue previsioni. Però insomma, non penso che ci azzecchi molto. Poi non so, ditemi voi. Quest'anno viaggeremo tantissimo. Vabbè, con la mente intendeva, con la mente viaggerai. Poi il disastro, esatto. Vabbè, dai, però ci prova, ci prova. Viaggi di fantasia, esatto. Molti viaggi di fantasia. Però guarda, quello non te lo può limitare nessuno, eh. Alla fine. Come faccio a silenziare sto coso? Ogni volta mi dà fastidio. Vabbè, vabbè, lasciamo stare. Ehm, Però insomma, iniziamo con questo avvento del cyber. Io cerco sempre di tradurlo, però esce sempre malissimo. E giusto per far contenti Meliodas. E iniziamo con il giorno. Come mai questa live mattutina? No, in realtà sarà una live che mi farà morire. Perché ho intenzione di finire l'avvento del cyber, perché io sono pazzerella e lo voglio finire. E quindi in realtà farò
un'oretta stamattina e poi il pomeriggio, fino a che non muoio probabilmente, quindi mi vedrete di nuovo pomeriggio, e dopo pranzo insomma, non so a che ora, però insomma mi rivedrete, ed è giusto per finire l'Advent of Cyber qui di Traiacmi, e niente, questo, in realtà è questo. Ho detto non la faccio, anche perché non lavoro oggi, quindi ho detto guarda, proprio farò milioni di live. Poi, qual è la cosa? Se io ho comprato questo cosino della batteria che si ricarica con la presa, la devo utilizzare, no? Perché sennò la batteria mi dura un'ora e mezza. Invece così posso fare live più lunghe. Quindi utilizziamola questa, questa batteria che ho comprato. Multilive, una cosa per chiudere in bellezza. Esatto, esatto. Ho detto chiudiamo l'anno così, anche se domani comunque farò anche un'altra live, la solita delle notizie, no? Però vabbè, diciamo particolare, ecco. Particolare, e niente. E vi faccio anche compagnia parlando di cose. Quindi, insomma, meglio di così, come volevate chiudere l'anno. E allora siamo al giorno 5 dell'avvento, e poi avvento è già stato Natale, però vabbè, fate finta che non c'è Natale così, che non c'è stato il Natale, così almeno sembra avere senso. E vediamo di cosa parla questo quinto giorno. Sappiamo qui che gli elfi di Merwill sono in stato di massima allerta da quando Mesquid è scomparso. Il team di supporto ha ricevuto numerose chiamate da genitori che non riescono ad attivare i voucher sul Try Present Me, il sito, e ci sono state anche molte email di phishing. E quindi devono esaminare questo caso particolare, e qui si parla di Idor o Idor, un po' come volete, insomma. E che cos'è l'Idor? Praticamente, se voi avete un link del genere, per esempio, no? Magari qui, in questo esempio, c'è questo sito dove si può tracciare il pacco e poi c'è un ID di questo pacco. Cos'è l'IDOR? Praticamente non è altro che cambiare questo ID e accedere ad informazioni a cui non dovremmo accedere. Per esempio, se abbiamo l'ID, qui dice 11 per esempio, che ci dà le informazioni del nostro pacco, se noi mettiamo ID 12 potremmo magari vedere le informazioni del pacco di Ciccio, non lo so. E quindi questo è un IDOR che appunto sta per Insecure Direct Object Reference. Ed appunto dice qui è una vulnerabilità di access control, appunto il controllo dell'accesso. Proprio perché manca il controllo dell'accesso. Se io posso accedere a dati di altri utenti, vuol dire che il controllo dell'accesso manca. E appunto qui dice, se il web server, no, il server è sempre quella parte che noi non vediamo, che sta da qualche parte, non esegue questi controlli per assicurarsi che appunto la persona che ha accesso a questi dati può vedere appunto gli altri dati, questo può appunto rivelarsi in rivelazioni di informazioni sensibili. E poi loro si chiedono perché questo succede. E dice capiamo lo sviluppo del web. E ci dà una tabella, no? Questa potrebbe essere una tabella solita di un database, che è tipo un archivio, no? Da qualche parte anche qui, dove appunto abbiamo l'ID del pacco, diciamo di tracciamento, la persona, l'indirizzo e lo stato.
e dice se l'utente vuole conoscere lo stato del suo pacchetto, fa una richiesta web e il backend, appunto il server, fa una query SQL che non è altro che una domanda a questo database, a questo archivio, come se voi foste in una biblioteca e volete prendere tutti i libri di tipologia fantasy, che ne so, fate una domanda alla reception, per esempio, e dite io prendimi tutti i libri fantasy. La stessa cosa, qui praticamente che fa? Noi abbiamo questo database, questa tabella, vabbè, e facciamo una richiesta a questa tabella e qui semplicemente seleziona person, quindi la persona, l'indirizzo e lo stato da packages, che appunto è questa tabella del database, dove package ID, quindi l'id, è uguale al valore che noi gli stiamo passando. Quindi in questo caso, se noi prendiamo in questo modo questa richiesta, noi andremo ad avere seleziona persona, indirizzo, stato da questa tabella di pacchetti dove l'id è uguale a 1001 perché l'abbiamo passato appunto qui. E lui dice, siccome l'id alla fine è un numero, oltretutto sequenziale, no? Come 1, 2, 3, 4, 5, 6, diventa abbastanza ovvio scoprire l'id di questo pacco di un altro cliente. Questo cosa vuol dire? Lui sta dicendo, siccome gli id sono appunto sequenziali, quindi come 1, 2, 3, 4, 5, 6, se io ho l'id 5, sarà ovvio che l'id successivo sarà 6. Questo dice. E lui dice appunto che se l'applicazione non verifica che la persona è quella corretta, c'è questa vulnerabilità. Vabbè, insomma, qui ci dice un po' di autenticazione, autorizzazione. Però vabbè. E no, ok, era dopo. E questo appunto ci dice, per capire la causa dell'IDOR è importante capire alcune basi. Appunto, no? Sempre queste basi, ve lo dico sempre che sono importanti. Dove appunto l'autenticazione è il processo di verificare chi sei. Praticamente quando fate login, quella è l'autenticazione, perché verificano chi sei. Appunto username e password. L'autorizzazione invece va a verificare i tuoi permessi, quindi se tu puoi fare una determinata cosa. E qui per esempio dice tu utente puoi accedere alla pagina admin di amministrazione? Se hai il permesso oppure no? Ti è consentito? In base a questo poi ti fa vedere la pagina oppure no. E qui dice l'autenticazione non è soltanto l'username o la password, ma anche il cookie o la sessione, appunto. Perché una volta che tu fai login avrai un cookie e questo cookie va a determinare la tua sessione, in base alla tua sessione va a vedere se tu sei autenticato o anche autorizzato a fare qualcosa. Dice se tu non sei autenticato l'autorizzazione non avviene. E poi ci dice anche che c'è una vertical privilege escalation e una horizontal. La privilege escalation è appunto passare da un privilegio ad un altro, quindi ad esempio io sono un utente normale, posso arrivare ad essere admin, così appunto ho più permessi. E questa appunto è la vertical, perché appunto vai da normale ad admin. Invece la orizzontale, quindi orizzontale, tu vai a utilizzare un altro utente che magari ha dei permessi in più, però appunto magari è un utente normale come te, però magari può accedere a qualche funzione in più.
per qualche, magari ha dei permessi diversi, no? Come ad esempio ci sono applicazioni che hanno utente normale, però magari c'è HR, dipendente. Chiaramente l'HR e il dipendente più o meno hanno gli stessi permessi, però magari l'HR può accedere a dei sistemi appunto di risorse umane. E ci dice, ok, andiamo a vedere e dobbiamo accedere a questo sito web. Ciao amico Dev, come stai? Come è andato il tuo Natale? Quindi accediamo a questo, ci dice username Nils e password. Posso copiare direttamente? Beh. Facciamo login. Sì, ok. Bene, dai. Sono felice che è andato bene, dai. Molto. Quindi abbiamo fatto questa... Ci siamo autenticati. Ah, possiamo fare questa cosa. Così la vediamo bella grande. Ci siamo autenticati e vediamo appunto questa dashboard, questo sito in questo modo. Dice, usiamo lo strumento per sviluppatori. Ciao, Omaragno 91, grazie. Troppi suoni, troppi suoni. Quindi dobbiamo vedere, un giorno potremmo fare una live podcast insieme. Sì, Micio Dev, devi solo dirmi il giorno. Il giorno e l'ora, perché chiaramente penso anche tu lavorerai, quindi insomma... Però insomma, dimmi il giorno, l'ora e lo facciamo. E... Allora, che ci dice qui? Network. Ho un canale di sviluppo web. Ci organizziamo, sì. Ok. Vabbè, lo posso far vedere il tuo canale in realtà, aspetta. Eccolo qua. Eccolo qua. Tu fai un sacco di video, un sacco di... Su TikTok mi appare sempre i tuoi video, mi appaiono sempre. Ovviamente approvo la copertina. E insomma, quello. Quindi, insomma, se siete interessati, andatelo a vedere. Sì, sì, approvo la copertina. E che era... Dov'è? Perché questa... tipo Matrix. Questa copertina qui. Che hai... Non so se si chiama copertina, tipo... il banner, ecco. Molto carino.
E quindi dobbiamo vedere un po' le richieste. Però volevo un attimo refreshare qui la pagina, così vediamo tutte le richieste. Ecco qui, vedete qui che c'è questa richiesta. Il banner rubato da Google. E vabbè, ci sta, se è di Google è tutto pubblico, quindi no, scherzo. Vabbè, ci sta, ma in realtà alla fine lo puoi pure generare con l'intelligenza artificiale, così sei a posto. Finché non ci saranno delle regole sul copyright rigide, ecco. Però vedete qui la richiesta dell'account, c'è questo user ID 10, quindi vuol dire che Nils, in questo caso l'utente con cui abbiamo fatto accesso, accesso a ID 10 e quindi qui dovreste pensare cosa succede se io cambio con 11, 12, 9, 0, che solitamente lo 0 è l'admin. Vediamo, continuiamo il nostro cosino e vediamo. Ci dice guardate la richiesta che appunto viene. Con l'intelligenza artificiale nessuno ci fa caso, sì. È anche un po' difficile capire se poi uno l'ha fatta, cioè normale. Immagini così sono difficili da capire, no? Se tu l'hai fatta con l'intelligenza artificiale o se era già fatta da qualcuno, quindi insomma. Se vediamo la richiesta, appunto, vediamo questo ID che abbiamo visto. E poi dice nella risposta vediamo tutti i dettagli di tutti i dettagli dell'utente, il nome, l'username e tutto quanto. E poi ci dice e questo ci dice appunto che l'applicazione sta usando l'user ID come referenza per prendere i dettagli. Cosa succede se cambiamo questo numero? E dice navighiamo su storage, local storage, che appunto solitamente è la memoria, ci sono alcune informazioni che il browser salva per appunto utilizzare, come in questo caso c'è il token, che solitamente si usa, cioè memorizzarlo, perché appunto viene utilizzato dall'applicazione, e queste informazioni dell'utente, dove c'è ID, email, ruolo e nome. Vedete anche il ruolo che è importante. E dice cambiamo l'utente da 10 a 11. Quindi qui basta cambiare 11 e ricaricare la pagina. O forse non devo ricaricare. Ah no, 11. Dove ti posso contattare dopo le feste? Guarda, o mi contatti su TikTok, oppure, no, scusate, oppure mi puoi contattare su Discord, Instagram, oppure c'è la mia mail. Puoi scrivermi l'email. Io la controllo, cioè la controllo sempre, cioè giornalmente, nel senso quando sono al computer, ce l'ho aperta, quindi... quindi puoi contattare tante scelte. E quindi abbiamo cambiato l'ID, però non è cambiato niente, perché comunque siamo sempre... Ah, no, è cambiato. Siamo sempre... Ah, vedete, qui abbiamo più informazioni. Siamo Nils, però non abbiamo children, qualunque cosa sia, e abbiamo dei voucher. Invece prima non c'era. Se noi lo ricambiamo a 10 e ricarichiamo, vediamo che qui abbiamo my children, saranno i figli, presumo,
e poi abbiamo dei voucher, quindi qualcosa sta cambiando. E dice... E dice infatti questo è un utente differente, anche se l'username mi sembrava uguale, però probabilmente perché lo prende dal local storage, quindi non fa la richiesta. Però aspettate, se voglio riprovare una cosa, perché se noi facciamo user id così, e poi andiamo in network, vedete qui che fa la richiesta, infatti vedete che le informazioni sono diverse. Non refrescia la storage, però la risposta è diversa. Ah no, non memoria. Torniamo, facciamo sempre l'utente 10 e andiamo avanti. Dice e dice però alcune IDOR non sono così semplici come cambiare soltanto un numero. In certi casi potrebbe essere codificata. Codificata vuol dire cambiare l'aspetto di quello del numero. Praticamente ci sono tante codifiche. Appunto converte i dati in un altro formato. E quindi magari tu non vedi un numero ma vedi questa conversione. La solita è base 64 o base 64, così facciamo i più fichi. Però insomma vediamo, ce ne sono parecchie. Ciao Marco, ascolto che sto facendo delle cose. Va bene, va bene. Grazie che ascolti. E quindi solitamente, magari che ne so, anche qui, no? Invece di vedere nella richiesta il numero 10, noi potremmo vedere la codifica del numero 10. E questo però è semplice perché poi basterebbe cambiare il numero, codificarlo e inserirlo nella richiesta. Quindi, cioè, non è proprio una soluzione a questo tipo di attacco. E dice, per esempio, se vai a vedere i figli, tipo così, appunto abbiamo queste informazioni del figlio e se andiamo a vedere appunto abbiamo qui questa questo vedete che la richiesta non c'è un numero ma è codificata e no, però lui ce l'ha diverso. Ok. Infatti mi sa che non era questa. Vediamo. No. Volevo il decode. Perché questa mi sa che è MD5. Proviamo. Infatti non è quella. Ok, proviamo a rifare. Ah, forse perché ho fatto edit, non ho fatto... Ok, adesso vedete qui. Ok, questa. Vedete che qui c'è questo piccolo... oltretutto, guardate, qui nella richiesta c'è PI child B64 e poi c'è questa roba strana che se codifichiamo appunto no, ho sbagliato, ho copiato male.
che codificando ci viene appunto 2, che è esattamente, se andiamo a vedere la risposta, l'id del figlio. E poi ci dice, a volte però si potrebbero usare anche degli hash, che è diverso dall'encoding. L'hash non si può, in teoria non si può fare il reverse di un hash. Ed è sempre un modo per rendere, per convertire un qualcosa, un testo, un numero, in qualcosa che è difficile da capire. In realtà l'hash viene utilizzato per identificare cose, però vabbè, per esempio in questo caso andranno a creare un hash anche perché l'hash è difficile che ci siano due hash uguali, quindi anche per questo. Però vabbè, discorso a parte, in questo caso non ci serve. E qui in questo caso appunto abbiamo questo. E dice, se noi capiamo qual è l'hash, possiamo generare il valore a cui vogliamo accedere nello stesso hash e il server gli andrà bene, sempre come anche la codifica, no? E quindi dice appunto si può riprodurre. Ah, e ci dice di andare qui. Dice a volte però leader, hash identifier, bello. Per esempio se noi prendiamo questo e lo mettiamo in hash, c'è anche un comando su Linux, per esempio ci dice però qui che appunto un possibile algoritmo è MD5, molto probabile. E per esempio ci dice un altro invece tipologia è per esempio abbiamo una cosa diversa che non sembra né un hash né una codifica. Per esempio dice vediamo l'id del voucher e ci dice mettiamolo qui. Oh, ragazzo d'oro. Oh no, non ti è venuto stacca stacca, ma perché non funziona a volte? Non capisco, però te lo rilancio io. Ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca! Te lo rilancio io così lo puoi vedere. Non so perché la prima volta a volte non funziona. Pure l'altra volta non ha funzionato la prima volta. Forse perché l'avevo... No, dovrebbe funzionare. Insomma, se volete rilanciarli fate pure. Sono super carini, ammettiamolo, ammettiamo. Mi faccio i complimenti da so. Ciao ragazzo d'oro. Mi ricordi la pubblicità tipo delle cotolette, no? Delle cotolette era? Che dice come diventare un ragazzo d'oro e cucina tipo per la famiglia. Stai lavorando? No, non sto lavorando, sto facendo questi laboratori così, giusto per fare, mi piacciono e li volevo finire. Li finirò oggi? Non lo sappiamo, ci metto un'ora ogni volta a spiegare tutto, quindi vedremo, vedremo. Feci un video da 100.000k, sì, 100.000 visualizzazioni con stacca stacca, bello, stacca stacca tira, è molto bello. Però ho scoperto che non è una storia vera, cioè era tutta una roba pianificata, insomma. Quindi c'è un video che lo spiega, andatelo a vedere. Vediamo se lo trovo. Che fa tutta un'analisi. Vediamo se lo trovo. Questa la spiega tutta, insomma.
spiega tutta e a quanto pare non era vera, era una roba pubblicitaria. E quindi insomma qui ad esempio ci dice, andando a vedere solo un meme alla fine, vabbè sì, però è un bel meme. Bisogna conoscerlo, insomma. E qui appunto, ritornando un po' a questo identificativo, si vede che il contenuto è è una data con un'ora. Stai trasmettendo anche su TikTok? No, trasmetto su Twitch e su YouTube, solo queste due. Sto pensando anche di trasmettere nelle altre, però al momento no. Su TikTok e Instagram, diciamo, li uso più per pubblicare gli short, pubblicare robe mie, random, così, a caso. Trovate infatti l'albero di Natale. E magari pezzi delle live, tipo l'altra volta ho pubblicato un pezzo della live, però insomma non li sto usando per pubblicare troppo, ecco. Sei un esperto di informatica? Sì, no, io lavoro come penetration test in un'azienda di consulenza e quindi niente, faccio sicurezza informatica. E questo qui. E quindi appunto il lunedì faccio live dove faccio laboratori web principalmente, però vediamo, magari più in là potrei fare anche altre cose. Ho in testa di fare altre cose anche, però vabbè, è un po' il tempo che manca. E invece il mercoledì faccio le notizie sulla sicurezza informatica, quindi tipo prendo delle notizie che mi sembrano interessanti e le discuto. E io sono laureata magistrale in informatica, cioè ho fatto sia la triennale che la magistrale in informatica. Poi da lì mi sono spostata verso la sicurezza. E ci dice, anche se questo ID sembra a caso, però vediamo che la versione è invece 1. E dice, il problema con questo UID, che poi l'UID è proprio un identificativo universale, non entriamo nei dettagli, dice il problema con l'UID 1, versione 1, è che se noi conosciamo la data esatta di quando il codice è stato generato, noi possiamo ricostruire l'UID. E ci dice, per esempio, supponiamo che noi sappiamo che gli elfi generano i voucher tra le 8 e le 9. In questo caso noi possiamo creare dei UID per l'intero periodo usando un attacco di brute force. L'attacco di brute force è provare tante combinazioni, diciamo così, per provare ad avere un voucher valido e prendere regali, più regali. E ora dice, ci sono vari modi per trovare un needle, discutiamo come risolverli, come sistemarli. Appunto dice, il miglior modo per fermare l'IDOR è fare in modo che il server controlli chi sta chiedendo cosa in ogni momento, quindi l'autorizzazione. E poi dice, cambiare anche nasconderlo, cambiare il numero dell'ID, quindi non farlo sequenziale. E deve anche confermare che l'utente sia loggato e autorizzato a vedere quello che sta vedendo. Di non utilizzare codifiche come il base64 o l'hash, perché appunto si può trovare o decodificare, ma invece appunto andare a vedere i veri permessi. Appunto la domanda solita è, questo utente possiede i permessi per vedere questo elemento oppure no? E poi dice, usa
ID casuali o comunque difficili da indovinare per essere più sicuri. Dopo la magistrale hai studiato altro per specializzarti nella sicurezza? No, perché durante la magistrale io ho seguito un corso di sicurezza, cioè diciamo in realtà nella triennale c'era il corso di reti, quindi ho avuto tante basi sulle reti. Poi alla magistrale ho fatto un altro corso su reti sempre, però ce n'era uno proprio su sicurezza, che l'ho scelto appunto di seguirlo. E dopo quello... oh no. Dopo quello ho lavorato... Ho lavorato, cioè dopo un anno di lavoro in realtà poi mi sono trasferita a Milano dove ho iniziato a lavorare per un'azienda che faceva solo sicurezza e lì ho fatto principalmente pen test, quindi insomma lì poi ho imparato anche parecchie cose anche sul lavoro stesso, quindi diciamo ho iniziato a lavorare direttamente sulla sicurezza. Cioè non proprio direttamente, ho fatto un anno più come sviluppatore e sviluppatrice e poi niente, sono passata alla sicurezza. E poi se voi volete rimandare la richiesta potete farlo anche da qui, se tipo vi interessa. Perché questo vi servirà per rispondere ad una domanda. Quindi in caso. Quindi abbiamo finito adesso questa, perché appunto non c'è più niente dopo questa. E possiamo andare al prossimo, che è di malware analysis. Refresciamo. Che è, diciamo, molto interessante. Eccola qua. Allora, vediamo qui se devo... Ok, no, non ce l'ho. E siamo al giorno 6. Dice... la città di Merville rimane silenziosa nel cuore della notte, mentre i residenti sono nel loro letto beatamente ignari di tutto, però il SOC, il team SOC, abbiamo già parlato, è la parte blu che sta monitorando, che sta a monitorare o prevenire possibili attacchi, sta in allerta guardando appunto pronto ad affrontare qualsiasi attacco. Monitorano i loro schermi armati di una tazza di cioccolato calda appena versata
e sorvegliano. A un certo punto gli elfi ricevono un'email da Elf McClaus, Head of responsabile degli affari elfici, e dice: l'oggetto è un nuovo programma ti aspetta, l'attachment, no, l'allegato è ophelper.exe e dice a tutti gli elfi d'ora in poi utilizzeranno un nuovo programma per creare e visualizzare i turni delle squadre. Vabbè, questo nuovo programma rivoluzionerà come appunto questi team sono gestiti a questo The Best Festival Company e contattare il supporto IT se hai qualche problema con il programma, ad eseguire il programma. Prima di tutto uno si chiede: ma perché Elf McClaus sta lavorando alle 3 di mattina o di notte? E quindi qualcosa già diventa sospettoso. E qui ci dice: gli obiettivi sono appunto imparare i principi dell'analisi del malware, introduzione alle sandbox, analisi statica e dinamica e tool appunto per analizzare malware, quindi veramente interessante. Facciamo partire la macchina, questa la terminiamo. E ci dice: tu puoi accedere vabbè, in teoria dice non eseguire l'op helper exe, quindi l'eseguibile. La I può fare la guardia ad eventuali attacchi? Sì, ma considera che comunque l'intelligenza artificiale era già utilizzata in questi sistemi, perché molto spesso, cioè ci sono due tipologie per identificare gli attacchi. Uno è, o comunque i malware, uno è va andando a guardare la signature, che sarebbe tipo una specie di identificativo del malware, quindi che ne so, aziende che analizzano i malware danno un identificativo a questo malware e lo danno, che ne so, a tipo VirusTotal o a questi sistemi di identificazione. Un altro modo invece è andare a vedere il comportamento, quindi lì non hai identificativi, ma hai delle regole e gli devi dire tipo se fa questo comportamento è malevolo, se non lo fa non è malevolo. E poi c'è un altro modo che è più quello avanzato, che appunto non hai regole, magari hai definizioni di malware e appunto il sistema capisce se è un malware o no in base a cosa ha imparato. Quindi sì, c'erano già, adesso ovviamente stanno migliorando perché appunto stiamo andando avanti con l'intelligenza artificiale. Quindi noi siamo... Allora, questa la posso chiudere. Ah, ok, ci fa vedere parecchie cose. Ok. No. Allora, questa la chiudiamo, tanto non ci serve. Mi ha crashato la macchina, provo a riavviarla. Vediamo se riusciamo ad avviarla. Vediamo un po'. Che si sta
avviando. Don't do. Ok. Intanto leggiamo, vediamo cosa ci dicono. Vediamo se si avvia. E ci dice, ovviamente l'analisi dei malware è il processo di esaminare il file malevolo per capire la sua funzionalità, le operazioni e i metodi per difenderci contro di lui. Quindi chiaramente tu analizzi il malware per poi proteggerti. E infatti dice, analizzando l'applicazione malevola o il file malevolo possiamo capire come funziona e quindi prevenirlo. Dice per esempio, il file malevolo può comunicare con un server dell'attaccante, dell'hackerino. A sto punto blocchiamo il server dell'hackerino, così appunto non c'è questa comunicazione. Il file lascia delle tracce sulla macchina, utilizziamole per capire come appunto questo malware ha infettato il dispositivo. Quindi c'è un approccio proattivo, bla bla bla. E poi ci dice ci sono due modi per analizzare un malware, uno statico e uno dinamico. Lo statico va a ispezionare il file senza eseguirlo, quindi tu analizzi soltanto il file, invece il dinamico comprende anche l'esecuzione, quindi vai a capire proprio come funziona. Nello statico, per esempio, potete andare a vedere anche il codice, fate il reverse engineering del malware, no? Invece nel dinamico andate proprio a vedere, lo eseguite e andate a vedere proprio come funziona. E se l'hackerino ha automatizzato l'attacco e lo esegue velocemente, come fai a fermarlo dovendo capire che sta facendo? E dipende che attacco, cioè se sono richieste blocchi direttamente il server, no? Cioè, se usa solo un server, tu blocchi solo quel server e intanto capisci che sta facendo. Se parli di un malware, tipo infezione proprio di un malware al PC, ad un dispositivo, lì devi disconnettere il dispositivo da internet, così lo isoli, lui non manda altre cose, però il rischio è che in quel tempo magari ha rubato informazioni, quindi sì. Diciamo, dipende che tipo di attacco, ecco, però insomma, diciamo la prima cosa è isolare il malware, isolare tutto, così puoi capire cosa sta succedendo. E poi, anche questo, le sandbox appunto sono utilizzate, oppure lo mandi in una sandbox, esatto, dove praticamente sono dei dispositivi chiusi, disconnessi da tutta la rete, quindi non può fare danni in altre cose, dove puoi appunto eseguire il malware in modo protetto. Tu comunque vai a vedere cosa fa. E appunto dice, la sandbox è parte è la regola d'oro del malware analysis, quindi dell'analisi malware, e dice appunto non eseguire mai applicazioni malevole sul dispositivo di cui ti interessa, cioè per esempio io non lo eseguirei mai sul mio dispositivo, perché chiaramente sto dando dati gratuitamente, tutti i miei dati, credenziali e qualsiasi cosa. E dice, molte volte la sandbox è presentata come una macchina virtuale e infatti dice è la scelta più famosa per usare una sandbox, la macchina virtuale, perché tu puoi controllare come il sistema operativo funziona e anche utilizzare snapshot, che sono praticamente dei salvataggi del momento della macchina virtuale in quel momento, così puoi ripristinarla. E appunto dice per creare o ripristinare la macchina in vari stati. E dice appunto esegui applicazioni e codici malevoli solo in un ambiente sicuro e isolato.
Si analizza il malware facendo anche disassembly, non ci sono problemi di licenza. Con un malware non hai licenze. Diciamo, cioè, anche perché l'analisi del il malware è di per sé un programma malevolo. Quindi chiaramente se tu fai questo lavoro o se lo vuoi fare per tua curiosità, puoi tranquillamente fare il reverse di un malware. Perché così lo analizzi, lo studi, magari pubblichi come funziona. No, era successo una volta, ora non mi ricordo qual era, che... qual era? Era uno che aveva fatto proprio parlare tantissimo, aveva infettato tantissime robe e appunto uno che analizza malware ha scoperto che come funzionava, come bloccarlo in realtà, perché c'era un codice che andava a... nel codice c'era una parte che andava a controllare una determinata cosa. Ora non mi ricordo qual era e che cosa andava a controllare, però cambiando questa cosa sul PC si poteva bloccare, quindi proprio grazie a quello hanno bloccato il malware. Quindi cioè non hai una licenza con i malware, tu puoi andare tranquillo, puoi fare il reverse tranquillamente. Poi non è così semplice certe volte fare il reverse perché alcuni malware comunque usano tecniche di offuscamento, quindi inseriscono codice inutile, cambiano i nomi in modo che non si capisce niente, quindi non è proprio così semplicissimo, eh. Infatti a me piace tantissimo, non lo faccio, perché non lo faccio per lavoro, però secondo me è veramente interessante come lavoro. E quindi c'è analisi statica e dice è un modo veloce ed efficace per vedere come funziona un malware e come identificarlo. E ci dice ad esempio c'è il checksum che è quello che vi dicevo, no? Che appunto è per catalogare il malware. Per esempio, dicevo, potete usare il checksum per vedere se questo malware è stato identificato prima. Poi string, che sono sequenze di caratteri che si possono leggere all'interno di un eseguibile, come ad esempio IP, URL o comandi o anche password, perché chiaramente il malware poi deve comunicare, per esempio, con il server dell'hackerino e quindi l'IP deve essere all'interno del malware. Forse hai ragione, Undivided Zero. Era un ransomware che continuava a criptare i dati e si bloccava modificando semplicemente un dato. Se rispondeva il server di destinazione, allora terminava l'attività. Non ricordo il nome, però. Sì, mi sa che era proprio questo quello di cui parlavo, però non mi ricordo il nome e non mi ricordo esattamente la storia. Però ricordo che c'era sta cosa. E non è nemmeno vecchissimo, comunque, mi sa, eh. Però lo cercherò e vi farò sapere. Poi l'import, che sono una lista di librerie, no? Le librerie sono sempre pezzi di codice che fanno pezzi di codice per alcune funzioni, in modo da non reinventare sempre la ruota, l'abbiamo detto. Sono tipo, se io devo cifrare qualcosa, uso una libreria che lo fa invece di scrivermela io. E chiaramente i malware utilizzano librerie. Per esempio dice, specialmente in Windows dove appunto devi interagire col sistema e devi utilizzare robe di Windows, come ad esempio Create File W, questa è la libreria per usata per creare un file su Windows. E poi le risorse che contengono dati come le icone, tipo se crei un malware che deve simulare un'applicazione, ovviamente lì ci saranno delle icone o delle immagini vere e proprie per far sembrare che l'applicazione è vera. E qui dice appunto non è eseguito il malware. Qui vediamo solo la parte statica. E ora ci dice, dice prendi per studio
che appunto è un programma per fare analisi statica, e caricaci l'op helper, che è appunto il malware che dobbiamo analizzare. Andiamolo a mettere qui, è molto magari lo apriamo così è bello grande. E appunto ci dà parecchie informazioni. Ci dà parecchie informazioni, come ad esempio lo SHA, quindi questo identificativo, che appunto è il checksum, quello che abbiamo detto che qualcuno ha analizzato e ha catalogato questo malware con questo checksum. Se noi prendiamo questo checksum e lo cerchiamo, se qualcuno l'ha già catalogato ci dice questo è un malware. E poi possiamo vedere string, che appunto sono tutte quelle parole un po' che utilizza il malware, che sono all'interno del malware. Vedete che ce ne sono tantissime, tipo. Però vediamo se c'è qualcosa, si può vedere. Alcune vedete che hanno pure senso, no? Tipo, che ne so, alcune tipo to run this application you need to install a newer version, bla bla bla. Quindi capite, alcune hanno proprio senso perché sono proprio frasi che vengono utilizzate dall'applicazione poi. E invece poi c'è l'analisi dinamica, quindi ovviamente qui non fa vedere tutto, però avete tante cose che potete vedere, anche tipo le resource, no, di cui abbiamo parlato, potete vedere quale utilizza. In questo caso ha solo queste due, però insomma questo è utilizzato per appunto fare un'analisi statica. Invece per l'analisi dinamica noi dobbiamo eseguire il malware. E qui ci dice usa il file, l'applicazione regshot. Eccolo qua. E che dice che è appunto un programma molto usato specialmente nell'analisi malware su Windows. E dice funziona creando due snapshot, quindi appunto oddio, snapshot sarebbe tipo, come ve lo posso tradurre? Istantanea, ecco, tipo una foto. Tipo una foto del registro. Sapete che Windows utilizza dei registri per far funzionare tutto il sistema. E lui fa queste foto di questi registri prima del malware e uno dopo. Prima dell'esecuzione e uno dopo. Questo per capire anche appunto cosa fa con il registro. Perché per esempio i malware solitamente vanno ad attaccare i registri perché appunto possono modificare alcuni comportamenti del sistema, o anche ci sono delle tecniche per aumentare i permessi e i privilegi dell'utente, quindi dell'hackerino in questo caso, cambiando alcuni valori. E quindi poi dice va a confrontare quello che è cambiato e appunto dice questo è per creare persistenza, no? Quindi anche se tu riavvii il computer, il malware rimane. E dice una tecnica comune è di aggiungere run, aggiungere una run key, poi vabbè si vedrà, dentro il registro, che appunto è utilizzata particolarmente per creare persistenza. E quindi dice prima di eseguire il malware andiamo a creare una foto. Creiamo una. Quindi per esempio qui si fa first shot and then shot.
E lui qui crea una foto del registro di Windows. E dice, questo potrebbe prendere dei minuti. Ok, vabbè. Il malware può fare danni al PC se viene scoperto? Vabbè, in genere può fare danni. Se viene scoperto... Non lo so. Non lo so perché comunque un antivirus poi cerca di cancellare il file. Magari potrebbe fare che se viene toccato un file messo apposta tipo per essere riconosciuto potrebbe fare danni. Quello sì. Però non so se è successo. Interessante come cosa. Interessante, molto interessante. Chissà, magari c'è qualche caso in cui c'è stata questa cosa. Ehm, Danni fisici del computer, dici? Magari sì, cioè... Chissà, magari lo può proprio... Oddio, lo sai che è proprio interessante. Chissà se c'è stata qualche cosa di questo genere. Farò qualche ricerca. Ci potrebbe uscire un video pure. Bello, mi piace. Mi sei piaciuto, Marco. E farò delle ricerche. Vi farò sapere. Ehm, E poi dice, dopo aver fatto la prima foto, vai ad eseguire il malware. Quindi noi lo eseguiamo. Vedete qui che sono cambiate le icone. Questo malware cambia le icone. E dice King Malware send his regard. Quindi ci saluta, insomma. E ora andiamo a vedere, a fare una foto del registro dopo che l'abbiamo eseguito. E quindi facciamo la stessa cosa, però con il secondo shot. E poi dovremmo fare compare appena finisce. Se non crasha, qui appare, a quanto pare è stato crashato. È crashato. Speriamo che non crasha. Tanto mi spoilerò un po' cosa c'è dopo. No, non crashare. Ce la puoi fare, Rex Shot. Vabbè, intanto vediamo cosa c'è dopo. Ci dice di usare Prochmon, che è questo qua. Mentre aspettiamo che questo si... Ah no, no, l'ha fatto, ok. Quindi adesso possiamo fare compare. Lui fa una comparazione delle due foto e ci dice cosa è stato modificato dal malware. Per esempio, vedete qui che sono state aggiunte delle chiavi, queste qui, dei valori sono stati aggiunti perché comunque il registro è chiave-valore, quindi voi avete una chiave e il valore di quella chiave. E sono stati anche modificati alcuni valori. Ora non andiamo a vedere nel dettaglio, anche perché dovremmo ricercarli. E quindi questo però ci fa vedere cosa è stato cambiato. Se c'è qualcosa di conosciuto, si vede che appunto questo malware ha fatto questa modifica che può essere utilizzata magari per la persistenza, per privilegi e cose così. Quindi questa è la prima analisi che si può fare, insomma.
Per esempio, vedete qui che qui abbiamo cose che ha fatto che relative proprio al malware, perché vediamo esattamente il nome. Però volevo vedere se c'era... non c'è run. Oh no! Mi ha chiuso la macchina. Mi ha chiuso la macchina, insomma. Perché? Ciao asciugamano 17. Io sto bene, tu come stai? Vediamo se refresh. Magari me la fa ripartire. Ah, lo devo far ripartire. Vabbè, allora, io vado a mangiare e continuo il pomeriggio. Dopo mangiato continuiamo. E ci aspettano un sacco di laboratori, vediamo fino a che arriviamo. E niente, ci vediamo dopo. Vado a mangiare. Ciao.